Piazza dei Signori è anche detta Piazza Dante per la statua di Dante Alighieri che si trova esattamente così. Piazza dei Signori è anche detta Piazza Dante per la statua che è esattamente al suo centro. Ma Dante non è l'unico inquilino di pietra della piazza. Appena meno famoso di lui c'è Girolamo Fracastoro. Lungo i secoli tutti gli accessi alla piazza vengono decorati con il ritratto di alcuni personaggi illustri e il DOC di sicuro non fa eccezione. Pensate che testina aveva il nostro Girolamo. Fu medico, astronomo e anche poeta. Giusto per darti un'idea, è stato lui il primo ad intuire l'esistenza di germi e batteri e decenni prima di Galileo Galilei capisce che mettendo in fila delle lenti si possono vedere gli oggetti più vicini o più lontani. Di sicuro però diventò il medico ufficiale del Concilio di Trento, che era un po' come la Woodstock dell'epoca, ma molto meno divertente. E come molte rockstar diede anche il nome ad una malattia venerea. Però no, non andare in giro a vedere se esiste qualche girolamite. Io intendo dire che fu proprio lui a dare il nome di sifilide alla malattia, che prima invece era chiamata il male gallico. La cosa fichissima è che lui ne parla in un lunghissimo poemetto in esametri latini. Cioè, capisci? Non è uno di quei classici professori medici che ti dice caspita stai per morire di un male incurabile, no, per spiegarti che stai per morire di un male incurabile ti fa tutta quanta la storia in esametri latini, in poeti, c'è altro che api e fiori. E i veronesi cosa fanno? Gli dedicano una statua, proprio qua, sopra via Fogge, con in mano una palla a rappresentare il suo vastissimo sapere. A proposito ragazzi, ve l'ho mai detto che anche un cratere sulla Luna è dedicato esattamente a Girolamo Fracastoro? Solo che i veronesi sanno anche essere belli corrosivi. Siamo dei corrosivi. Corrosivi, belli sarcastici. Come? Sarcastici. Ironici. Sì, mamma mia. Simpatici. Beh, Dio, me lega lui. La leggenda vuole che sotto via Fogge passassero giudici e gli avvocati. E allora i veronesi cosa si inventano? Dicono che la balla, quella che ha in mano il Fracastoro, cadrà in testa al primo uomo onesto, al primo gentiluomo che passerà mai là sotto. Dopo 500 anni la palla è ancora là. Questa leggenda mi ricorda molto quella di Palazzo Muselli. Non lo hai ancora visto? Beh, dai un'occhiata al link in descrizione, così potrai andarlo a vedere. Però vedi, secondo me non è un caso che il nostro Girolamo sia esattamente alle spalle del nostro grande Dante nazionale. Va che nasone, va che roba, si vede da qua sotto. Esattamente come il fiorentino, il nostro ha avuto una sete di conoscenza insaziabile. Come lui, l'altro è stato una figura a metà fra il poeta e lo scienziato. Come Dante, Girolamo ha indagato la natura di quello che trovava in terra e di quello che c'era in cielo. E mi piace vedere che lo abbiano messo là, in alto. Un po' in soffitta, come direbbero i maligni, un po' come un cimelio del nonno a prendere polvere. Secondo me invece è in gloria, perché anche se non è più ricordato come uno dei grandissimi del Rinascimento, rimane comunque uno dei frutti più belli della città di Verona.